e ben trovati. Oggi sono qui con la Flora, quella che noi abbiamo soprannominato Flora Nera, per differenziarla dalla mia cavalla che si chiama anche lei Flora, e sono qui per farvi vedere un processo che porta a un risultato. Lei è arrivata qui più o meno un mese fa, aveva dei grossissimi problemi di gestione, soprattutto da sella, ok? Io ci ho giocato giusto una settimanetta così, ovviamente non tutti i giorni, ho dato modo che si ambientasse un po', poi dopo ci sono montato sopra e ho trovato una cavalla molto rigida da entrambe le parti, una cavalla che alzava la testa fino al sole. Lei era montata con una martingala, per chi non sa cos'è è una bassa testa, è una corda che è legata, detto brevemente, una corda che è legata al naso, alla capezza, e fa sì che il cavallo tenga giù la testa. Ora, cos'è che vi voglio far vedere in questo video? Vi voglio far vedere innanzitutto una prima parte dove vi faccio vedere gli esercizi che ho fatto, e l'ho fatto per circa un mesetto, ovviamente non tutti i giorni. Questi cavalli qui bisogna fare poco, bisogna dargli tempo tutte le volte di interiorizzare, poi si rifà un pochino e via, quindi saranno in tutto una dozzina di volte, non di più. Negli esercizi io cercavo il rilassamento prima di tutto, quindi non mi interessava che il risultato fosse perfetto, ma volevo che fosse con l'atteggiamento giusto. Quindi adesso guardatevi questi esercizi, sono esercizi che avete già visto sul mio canale se mi seguite da un pochino, quindi non sono niente di particolare. Molti di voi diranno: ah sì, questo l'ho visto, esatto, qualcuno che ha fatto corsi con me lo stesso potrà dire, quindi niente di particolare, non c'è bacchetta magica, non c'è nulla. E ci rivediamo dopo questa parte. Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. This year I'm going to start a new chapter. Ignore the tears and only write
Il risultato di quegli esercizi lì ripetuti per così tante volte, poi tante volte magari possano sembrarci a noi, ma in realtà poi alla fine sono una manciata di volte, perché una decina di volte non sono nulla, hanno ottenuto una cavalla che se prima da sella io quando chiedevo la testa lei si alzava la testa e si buttava indietro, non si impennava, però era un po' come se lo volesse fare, adesso il risultato è questo: io chiedo e lei si gira come se io ci avessi il burro. Io adesso gli sto chiedendo una flessione neutrale laterale, quindi non voglio che muova i piedi. Ovviamente se li muove non la punisco, non faccio nulla, aspetto che si fermi, al momento che si ferma rilascio. È un po' l'esercizio che avete visto prima fatto da sella, è la stessa cosa, non cambia assolutamente nulla. Quindi io prima voglio che mi dia la testa, poi mettendo la gamba voglio che sposti il posteriore e poi voglio ottenere la stessa cosa usando la corda, quindi la redine, quindi voglio che mi dia la testa, se sposta tutto il corpo mi fermo, aspetto, al momento che ho fermo vado con la redine verso il mio ombelico e devo ottenere che sposta il posteriore. Perché è così importante che sposti il posteriore? Come ho già detto in tante altre occasioni, il motore del cavallo è dietro e io prima di tutto devo avere la possibilità di spengerlo in qualsiasi momento. Poi dopo passeremo a insegnargli a muovere le spalle stando fermo con il posteriore, ma adesso è importante che lui sposti il posteriore mantenendo ferme le spalle, o insomma diciamo in questa fase iniziale, anche se non stanno fermissime è lo stesso, ma insomma diciamo l'idea è quella che deve stare ferma davanti e muoversi di dietro. È importantissimo anche perché il disimpegno del posteriore, o meglio l'inizio del disimpegno del posteriore, in realtà il mettere sotto il posteriore che noi vogliamo è anche ci serve anche per sviluppare poi tutta una serie di esercizi da sella. Per coloro che gli interessa, nella parte diciamo riservata agli abbonati, io in questo momento sto trattando la Liberty, ma poi tratterò anche tutta la parte da sella, ovviamente sempre visto attraverso il filtro dell'equitazione naturale. È chiaro, io questi esercizi qui li posso fare in tante maniere, io adesso ve li sto facendo vedere come istruttore Parelli e come quello che io ho imparato nell'equitazione naturale. Ricordatevi sempre che l'obiettivo può essere raggiunto in 1000 maniere. Quello che facciamo noi è cercare, magari non sempre ci riusciamo, ma insomma cercare di raggiungerlo utilizzando dei sistemi che siano i più comprensibili possibili per il cavallo, per questo che la chiamiamo equitazione naturale, no? Non perché ci sia nulla di naturale a salire su un cavallo, ma semplicemente perché cerchiamo, il nostro intento è quello di riuscire a comunicare con il cavallo in una maniera più vicina a quella che è la sua natura, e quindi vogliamo cercare di spiegargli le cose senza usare metodi intimidatori e coercitivi. Però poi dopo il risultato è lo stesso, voi vedete il risultato finale raggiunto con l'equitazione naturale o raggiunto con l'equitazione tradizionale, probabilmente per molti di voi sembra la stessa cosa, però è il processo con cui si arriva a quel risultato che può essere in certi casi anche molto diverso. Non sto qui a disquisire cosa è peggio, cosa è meglio, io parlo della mia scelta, probabilmente molti di voi che stanno guardando questo canale hanno fatto anche loro la loro scelta, e quindi vi parlo di quello che è il percorso all'interno dell'equitazione naturale. Io ovviamente qui ho altre cose da mettere a posto su questa cavalla, perché è una cavalla destra introversa. Per chi conosce un po' l'Orsenality ha già capito che non è un'Orsenality semplicissima, anche se una volta che sono tra virgolette dal nostro punto di vista a posto sono molto bravi, molto bravi, però adesso io dovrò mettere a posto altre cose. Ad esempio lo stesso problema che lei aveva sulla risposta alle redini, perché ovviamente era rigida, adesso ce l'ha quando io chiedo le andature. Lei tendenzialmente tende a alzare la testa e a diventare rigida, quindi adesso sto facendo tutto un lavoro di relax in sella, ma non ve lo faccio vedere in questo video, è un argomento riservato agli abbonati, se vi interessa potete iscrivervi. Allora,
come ultima cosa che vi voglio dire è semplicemente questa. Ricordatevi sempre, per spiegarvi un po' come mai io sto utilizzando una capezza. Io potevo anche mettere un filetto per fare gli stessi esercizi, però ho voluto farvelo vedere con la capezza perché io lavoro così inizialmente, non io, Parelli lavora così inizialmente, perché noi vogliamo cercare di fare in modo che il cavallo impari a cedere alle pressioni e non che semplicemente ceda alla pressione. Ora capisco che per voi può sembrare la stessa cosa, ve lo spiego subito. Il cavallo può mettere la testa qua perché io tiro forte, oppure perché io metto un'imboccatura e allora a quel punto lì ho un moltiplicatore di forza, no? Perché io se metto 1 chilo sulla capezza è 1 chilo che metto su un nodino che punta sul naso. Se metto 1 chilo su un filetto è chiaro che è un filetto che va a spingere sulle barre e sulla connessura labiale, di conseguenza quel chilo lì ha un effetto molto più importante nel cavallo, ok? Allora, per quale motivo lo sto facendo con la capezza? Perché ovviamente l'imboccatura nel cavallo gli dà un senso di claustrofobia, spesso e volentieri, poi dipende ovviamente come è stato addestrato, ma in questo caso c'era. E l'altro motivo è perché a questa maniera mi rendo meglio conto di quanto lei è leggera o di quanto invece lei è rigida, ok? Nel nostro campo ogni tanto attraversano l'animale, a volte attraversano i cinghiali, a volte i caprioli e a volte non so se riuscite a vederlo là piccolino, i ricci. Ok, allora tornando a noi, quindi quello che vi volevo far notare è che se avessi messo un filetto in bocca, probabilmente lei me l'avrebbe dato magari non dopo 10 volte questo risultato, magari dopo 2 volte, però io non mi rendevo conto bene di quanto lei avesse compreso il cedere alla pressione, perché ok io metta la pressione in bocca, ok io metta la pressione sul naso, si tratta sempre di pressione con contatto, quello che nel programma Parelli viene chiamato porcospino. Utilizzando la capezza, anche chi di voi non è un esperto può rendersi conto immediatamente se il cavallo cede oppure se il cavallo ha interiorizzato il cedere. Cioè, cosa vuol dire ha interiorizzato il cedere? Che gli viene in automatico, che non si oppone più, che è diventata una cosa per lui naturale, quella di cedere alle pressioni. Ricordatevi sempre che il porcospino non è naturale per i cavalli, è naturale la pressione ritmica. Il porcospino, cioè quello andare via alla pressione costante, è qualcosa che noi gli insegniamo, perché madre natura gli ha insegnato esattamente l'opposto, cioè a andare contro la pressione, mentre la pressione ritmica invece la comprendono perché è il loro linguaggio comune nel branco. La pressione ritmica a distanza, senza contatto sto parlando. Quindi, ricapitolando, utilizzando la capezza, utilizzando gli esercizi che avete visto e aspettando che il cavallo mi dia la testa e che lo faccia in maniera rilassata, quindi non alzando la testa, rispondendo quindi alla pressione, non reagendo alla pressione, io mi rendo conto che lei riesce a rimanere rilassata, calma e disponibile. Questo è il risultato dopo poche volte. Quindi adesso il video è finito, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima volta. Nel frattempo io inizio a muovere la flora e fare gli esercizi che ormai da 3-4 volte a questa parte facciamo per fare in modo che lei si rilassi anche in andatura. Grazie dell'attenzione, alla prossima. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the
lose control. I'm speeding fast to chase my soul.